Ciao, nel video di oggi voglio parlarvi di acquisti che vale la pena fare e perché, almeno secondo il mio punto di vista, e di acquisti che invece meglio di no, oppure se sì, pensateci bene prima. Sigla. Ciao a tutti, benvenuti o bentornati su Monica Vlog. Allora, in questo video andiamo a fare un recap degli acquisti di quest'anno che sono stati giudicati da parte mia validi e quelli che invece no. In realtà tra i flop, mezzo flop, ce n'è uno che non ho acquistato quest'anno, ma ho acquistato un anno e mezzo fa, ma si è rivelato mezzo flop adesso e poi ve ne parlerò. Ma cominciamo prima con lo zucchero in bocca, ovvero cominciamo dalle cose carine, belle, quelle gli acquisti di cui sono stata felice, che mi sono serviti, che sono utili. Lo sapete che se mi seguite da un po' di tempo, ultimamente faccio molti meno video di acquisti, perché non voglio più portare contenuti, così, senza senso. Non mi va più di fare semplicemente spacchettamenti, unboxing di tutto quello che compro, come ho fatto per un periodo della mia vita e vi piacevano anche quei video. Quindi, insomma, il canale sta avendo un po' di calo, però, è normale, quando cambiano un po' i contenuti, sto prendendo delle strade un po' diverse e quindi è normale che le persone che amavano vedere spacchettamenti continui non apprezzino più i nuovi video che faccio. Vabbè, se voi siete qui e invece vi interessano i miei contenuti, ricordatevi di mettere like, di commentare, di guardare il video fino alla fine. Se per qualche motivo dovete alzarvi e andare via, lasciatelo scorrere sto video, perché se no YouTube dice: ah, guarda, questa qui non è interessante, dopo 2 minuti hanno mollato il video. Quindi insomma, se mi volete bene, mi volete sostenere, abbiate queste piccole accortezze. Poi ci sono gli hype che non tutti hanno. Molti di voi mi seguono su vari canali, io ne ho 4, lo sapete, quindi è chiaro che avendo 3 hype gratis a settimana, se c'è un video che particolarmente vi piace tanto e lo volete sostenere, scegliete quello e buttate i 3 hype direttamente lì. Bene, dopo questa preghiera, ringraziamento, richiesta da parte mia, entriamo nel vivo del video. Io ho il mio iPad, il mio fido iPad che mi fa da ormai lo sto usando soprattutto come TV, ma mi serve molto anche appunto per leggere le cose quando faccio i video dove devo ricordare tante cose e non solo quando parlo a ruota libera. Allora, cominciamo dal primo oggetto che ve lo faccio proprio vedere. Questo è un cuscino di noccioli, non noccioli, noccioli sono gli alberi, i noccioli sono i noccioli delle piante. Tutte le volte mi viene da dire noccioli, ma questi sono noccioli di ciliegio. È un cuscino, dentro c'è la sua, vedete, è in cotone, qui dentro più leggero, con tutti i nocciolini dentro, con le varie cuciture in modo che rimangano ben distribuiti. E questa è la sua foderina, sempre in cotone, a nido d'ape. Allora, questo si è rivelato un ottimissimo acquisto, veramente ottimo, perché è un calore che fa bene a tante cose. Io l'ho comprato quando il mio medico tibetano, quello che mi sta seguendo adesso, sto ancora facendo la cura tibetana in questo momento, ragazzi, uno le prova tutte. Se non altro sono tutte erbe che vanno a lavorare più su un riequilibrio generale, per cui male che vada non mi fa niente. No, vabbè, possono far male anche le erbe, quindi non deve passare l'idea che qualsiasi cosa uno prende non ci sono problemi se a base d'erbe, non è così. Comunque il mio medico tibetano, fra le varie indicazioni che mi ha dato, oltre all'assunzione di questi integratori, corriere, interrompiamo. Eccoci qua, il corriere è andato via. Vi dicevo, oltre ai vari integratori a base di erbe che si chiamano Duzzi, che non vi dico per ottenerli il casino, perché sono abbastanza introvabili in Italia questi rimedi tibetani, mi ha dato delle indicazioni aspettate, mi vedo sempre decentrata. Mi ha dato delle indicazioni
anche proprio di igiene corporea, tipo il calore alle reni. Con questo non voglio dire che fa bene a tutti, nel mio specifico caso scaldare la fascia lombare zona reni ha detto che mi faceva bene. Mi ha detto di farlo col sale, ho provato col sale ma è un po' più un ammattimento è stato, e allora ho detto vabbè, prendo questo qua che io lo metto sul termosifone. Ora a casa mia ho il termosifone elettrico, quindi accendevo il termosifone elettrico, me li faceva belli caldi. A casa di mio marito non li ho portati perché nel frattempo mi sono trasferita, ho fatto il trasloco invernale. A casa di mio marito non li ho portati perché lì teniamo i termosifoni accesi praticamente sempre, ma con l'acqua molto bassa, quindi non riesce a scaldarli. E lassù faccio con uno scaldino, diciamo, elettrico. Però questa è una soluzione un po' più naturale e sono ottimi anche per i dolori, per le contratture che spesso abbiamo, le contratture sulle spalle, la zona un po' dolente, e per le contratture fa sempre bene il calore, quindi questa fascia qui, oltre che sulla zona lombare, si presta bene anche una volta scaldata ad essere messa qua sulle spalle per ammorbidire un po' la muscolatura. Quindi io di questo sono veramente tanto contenta di questo acquisto, mi sono trovata molto bene. Ripeto, questo si può scaldare anche nel microonde, facendo attenzione però, perché ci sono delle regole da seguire, altrimenti si rischia di far prendere fuoco un po' a tutto, quindi va fatto con cautela. Ma questi qua io mi ci sono, nel frattempo sono uscita dall'inquadratura, questi qua io mi ci sono trovata molto bene. Ripeto, ieri sera da mio marito ho usato questo scaldino, che anche quello era uno scaldacollo elettrico. Mi piace meno perché comunque è una cosa elettrica, non so, dovrei magari scaricare a terra, devo capire meglio, però intanto per non perdere, diciamo, la mia routine di scaldamento reni, ieri sera mi sono adattata così. Però i cuscini, il cuscino di noccioli di ciliegio va benissimo, e ci sono anche varie forme, quindi questo ve lo consiglio. Vi lascio i link affiliati degli oggetti di cui posso lasciarveli, ok? Poi passiamo a questo, non ricordo se ce l'avevo scritto, però ve lo faccio vedere perché è appena arrivato dal corriere ed è il Propol Gemma. Io ormai da tanti anni ho preso l'abitudine di usare il Propoli spray quando si comincia a rinfrescare, che girano un po' più virus, malattie. E di solito io questo lo tengo uno a casa e uno lo tengo in borsetta, in modo da potermelo spruzzare in gola prima anche di entrare in un luogo affollato, anche perché tra il riscaldamento, condizionatori, aria condizionata, andiamo a seccare molto le mucose e le esponiamo maggiormente all'attacco di virus e batteri, per cui questo qui un pochino protegge. Ora, prima usavo quello della Epid, che mi piaceva ma era molto forte perché era alcolico. Questo qua invece, e quello non alcolico sapeva di glicerina, insomma, non mi piaceva per niente. Questo qua invece è analcolico, quindi lo possono prendere anche i bambini, non sa di glicerina e ha, diciamo, un principio attivo maggiore perché è un gemmo derivato, non è è il tipo di estrazione che è un po' diverso. Non entro in particolari. Se volete sapere cosa significa gemmo derivato, ormai ragazzi tutti abbiamo Google sul computer, sul telefono, lo scrivete cosa vuol dire gemmo derivato e ve lo spiegano per benino, perché oggi come oggi veramente, cioè, qualsiasi cosa vogliamo sapere è facile da saperla, non come prima che dovevi andare in biblioteca, spulciare 10.000 libri e se non era sul dizionario che avevi in casa. Adesso basta avere un minimo di curiosità che le cose le sappiamo subito. Allora, questo non mi ricordo se era in lista, ma allora questo qui si trova di solito nelle farmacie. Io anche questo lo compro online perché lo pago meno. Ogni volta spesso cambio, perché non sempre ci sono le offerte nelle stesse farmacie, quindi in questo caso l'ho preso su Redcare, a volte su Benofarma, a volte su Amica Farmacia Orlandi, cioè ce ne sono 10.000 di farmacie online. Mi raccomando, occhio, perché alcune sono, ecco, quelle che vi ho menzionato sono
tranquille, nel senso non mi son sempre trovata bene. A volte, insomma, non si sa mai, no, quindi, che fate attenzione, altrimenti ve lo comprate direttamente in farmacia se lo volete provare. Allora, altra cosa, che è stata un bell'acquisto è il robot da cucina. Io ho preso il multifunzione compatto della Bosch. È un robot normale ragazzi, non è io non volevo uno di quei robot da cucina super mega galattici, non ho posto. Avevo già acquistato un frullatore pensando che mi funzionasse per tutto, invece non è così. Avevo il robottino più piccolo della Coop, ma quest'estate che ho fatto molte più cose, ora in questo momento sto cucinando meno, anche perché avanti e indietro tra due case, ragazzi, è un po' più difficile per me organizzarmi proprio per fare piatti più elaborati, perché sennò magari cucino a casa mia, poi me lo devo portare lassù, insomma è un po' più complicato. Però durante l'estate fino a settembre-ottobre ho cucinato tanto e quello lì non mi bastava più, quindi quello l'ho regalato al mio amico Mamadou e per me lo sono preso un po' più grosso, perché c'è differenza fra frullatore e robot. Anche il frullatore è molto buono, sono molto contenta di quello che ho preso. Il robot è normale, io non trovo che sia eccezionale rispetto ad altri robot, però penso che abbia un ottimo rapporto qualità-prezzo e non prende troppo spazio. Fra l'altro io, non avendo posto in cucina, sia il robot che il frullatore li ho messi su quella che una volta era la mia scrivania nel mio angolino lì, insomma, appena si entra in casa, e lì c'è le tazzine del caffè, la macchinetta del caffè, altre robette, insomma, e ci ho messo anche quelli perché in cucina non sapevo dove metterli. Il robot mi serve perché impasta, trita, tipo se io voglio le carote a filettini, quello in 3 secondi me le fa. Oppure se voglio proprio fare delle cose più impastate, tipo gli impasti per le polpette, per i polpettoncini, insomma queste robe qua più impastate, con quello riesco a farle, col frullatore no, perché il frullatore mi frulla benissimo le cose secche, tipo ci metto le mandorle in 3 secondi, m'ha fatto il trito di mandorle, oppure se ci metto i fiocchi d'avena in 3 secondi mi fa la farina di avena, però poi altre cose non me le trita se non ci sono dei liquidi, e quindi avevo bisogno di questo robot. Questo robot è semplice, è un robot semplice che funziona bene, magari se avete una famiglia enorme e lo usate tutti i giorni vi consiglio una macchina un po' più potente, un po' più grossa, però per chi come me che siamo in due e vuole una cosa carina che funzioni bene senza andare a spendere una cifra esagerata, di quello lì per ora io sono molto contenta. Poi il caffè. Il caffè arabica decaffeinato bio della Pazzini, forse ve ne ho già parlato. Sul canale ASMR, quello semplice, ho fatto anche un video dove proprio lo spacchettavo i caffè della Pazzini, e io questo lo compro o direttamente da loro o su Macro Librarsi. Costa abbastanza caro, però ragazzi, allora innanzitutto, sempre il medico tibetano m'ha detto: "Guarda, con tutta l'ansia che c'hai", insomma, cioè anche perché io o sono, cioè quando io vado in scarica, scarica è perché proprio ho finito tutte le energie. Ma perché finisco le energie? Perché tendo a essere sempre pompata, molto in gas, molto iperattiva, quando faccio le cose. E quindi m'ha detto: "Guarda, della caffeina, non ne hai bisogno, meglio se la eviti". E allora ho trovato questo caffè decaffeinato che è buonissimo, non te ne accorgi che è, decaffeinato. Io prendo quello per la moka, perché da un po' di tempo ho riscoperto il piacere e la voglia di farmi il caffè con la moka, ho smesso di usare bicchierini di plastica e quindi mi faccio il caffè con la moka nelle tazzine, perché poi a me il caffè piace bollente, quindi, la moka lo fa bello caldo e mi posso bere anche nelle tazzine, quindi basta bicchierini di plastica usa e getta e basta cialdine usa e getta per quanto mi riguarda. È un po' caro, però ne vale la pena perché? Allora, purtroppo, ho visto anche recentemente un video che faceva vedere le schifezze che sono state trovate dentro i caffè, anche di marche famose del supermercato.
Purtroppo il caffè, viene, controllato anche un po' poco, soprattutto se non è biologico, perché la filiera produttiva è, lontana, dove in paesi dove magari non c'è ancora il divieto di glifosato o altre robe, e, son stati trovati dei caffè con dei residui di pesticidi molto pesanti. Quindi ho detto: "Okay, siccome ne bevo abbastanza di caffè, anche questo voglio provare a prendere un caffè che non mi faccia bere pesticidi". E biologico, insomma, qualche garanzia in più la dà. Poi uno si deve fidare ovviamente delle certificazioni e degli enti che vanno a fare le ricerche in merito, no, o i controlli. Poi un'altra cosa che ho comprato, di cui sono strafelice, sono questi. Allora, aspettate che sono qui in carica. Gli Hollyland, i microfonini da bavero. Ora, oggi io non li sto usando, sono questi qua. Guardate come sono piccoli, in qualche video li ho usati. Sono molto contenta perché sono veramente ottimi. Li uso sia per i video sul vlog che per i video, a volte anche per l'ASMR. In realtà li ho comprati per fare l'ASMR perché ho detto me li metto sui polsi in modo che si sentano meglio i suoni quando vado a fare massaggi e quelle cose là, perché volevo fare la doppia ripresa con 2 cellulari. Non sono riuscita a farlo ancora perché nel frattempo ho registrato tutti i video e il secondo cellulare non è ancora arrivato dopo 2 mesi e mezzo di preordine. Roba da pazzi, vero? È così, roba da pazzi. Quindi ho detto: "Vabbè, io sto continuando a fare video con un unico audio e un unico, telefono. C'est la vie". Però questi microfonini sono utili comunque perché se io voglio fare anche dei video, ma anche ASMR, anche con una senza la doppia ripresa, oppure dei video anche per il vlog, dove magari invece che star qui ferma come adesso che sono qui col mio microfono, della Shure, davanti, ma se voglio muovermi un po' di più, far veder cose, oppure se voglio fare qualcosa in cucina dove mi sposto, prima come mi allontanavo la voce non si sentiva più, adesso con questi, sono comodissimi e poi funzionano molto bene con l'iPhone, cioè sono veramente comodissimi. Si mette, l'aggeggino dentro il telefono, il microfonino qui e via, e si registra senza tanti discorsi. Quindi sono dei vari microfoni da bavero, ne ho acquistati 2 prima e li ho rimandati indietro. Questi sono veramente top, mi ci son trovata proprio bene. Gli altri mi avevano dato un po' di problemi di configurazione, insomma, li ho rimandati indietro per quel motivo. Quindi gli Hollyland, mi son trovata davvero bene, quindi, molti di voi magari non hanno interesse a questa cosa, però ve lo volevo dire perché mi son trovata stra bene. Poi il burro di karité biologico dell'Alteia, l'avevo già comprato l'anno scorso, poi l'ho finito e adesso l'ho ricomprato. Quello lo uso soprattutto, per fare i burri da massaggio per le mie adorate modelle nei video ASMR. Su di me lo uso poco perché tendo più a usare una crema dopo il bagno, poi la domenica mattina quando viene la fisioterapista che ci fa il massaggio usa l'olio, che anche quello l'ho fatto io, però lei col burro non si trova bene, insomma, quindi gli ho fatto un olio per lei. Però ecco, il burro di karité poi può essere sempre utile per qualsiasi cosa, per le labbra, per le mani, è sempre, io ce l'ho in casa, lo tengo in frigorifero in modo che duri di più, non si sciupi, e poi quando è il momento che ho finito il burro da massaggio, ne prendo un po', lo scaldo, ci metto gli oli essenziali, le varie cose e poi si risolidifica ed ecco il mio burro da massaggio pronto. E quello lì dell'Alteia è ottimo perché anche quello è biologico. Poi, allora, una cosa che, compro e ricompro non solo quest'anno, ma, almeno da un paio d'anni ormai, è la lettiera agglomerante di mais di Amazon, proprio marca Lifelong. Ne ho provate diverse, anche di lettiere sempre, base mais, tofu, ma questa è quella secondo me che, ha una miglior resa. A volte è meglio, a volte è peggio, non tutte le mandate sono uguali identiche, però a livello di odore, è la migliore secondo me. Le palle di pipì vengono belle compatte e l'odore, secondo me viene molto neutralizzato. Ho provato altre lettiere,
sempre di quelle ecologiche che però puzzavano di più. Mio marito si ostina a continuare a prendere la sabbietta, quella di grigia, ma secondo me puzza da morire, però ormai la regola è questa: io a casa mia decido certe cose, a casa sua le decide lui. Però se la gestisce anche lui, io le sabbiere lassù, è difficile che ci metta mano. Quindi insomma, la straconsiglio. Anche questa non è economicissima, però vedo che più o meno le lettiere, costan tutte un po' care. Poi, ecco, ho acquistato 2 quest'anno ho acquistato ben 2 dehumidificatori per la casa. Uno l'ho acquistato un paio di mesi fa, che è dell'Olympia Splendid, mi sembra. Era in offerta, non ricordo quando, ma insomma l'ho acquistato che c'erano delle offerte Amazon, perché Amazon ogni tanto, al di là del Black Friday, poi c'era i Prime Day, forse con i Prime Day l'ho acquistato, è grosso, quello è bello imponente, ed ha una capacità di 20 litri al giorno di assorbimento. Poi è chiaro, 20 litri son tanti, però la potenza è tanta, e ha un serbatoio di 5 litri mi sembra. Funziona molto bene. L'ho preso perché, ragazzi, dove abito io comunque di umidità ce n'è tanta. Casa mia è in mezzo alla terra, si può dire, e quando piove, piove e l'umidità c'è, perché poi comunque sotto la terra è abbastanza, la trattiene molto l'acqua, insomma è un po' argillosa, quindi si zuppa proprio tanto, no, e dopo 2 anni fa io mi ritrovai con la muffa ovunque dentro tutti i mobili, stetti una settimana a svuotare tutto, a lavare tutto con la candeggina, fu un delirio. Quindi da allora io non solo tengo sempre i condizionatori accesi anche in inverno, però proprio nelle giornate in cui piove tanto, come spesso succede, soprattutto in autunno, io do il rinforzo anche col dehumidificatore che effettivamente nel giro di un giorno, diciamo che, se non 5 litri me li tira via, ma quasi. Quindi, è molto utile, se uno ha problemi di, umidità in casa, è veramente utile come oggetto, e quello lì è buono, perché poi con mio marito abbiamo fatto proprio tutta una ricerca, abbiamo comparato, vari modelli, rapporto qualità-prezzo. A prezzo pieno costa, mi sembra, sui 170 € circa, però noi l'abbiamo pagato meno perché all'epoca era in offerta, quindi magari se vi interessa voi, qual è il segreto? Se una cosa vi interessa ma non vi serve subito, su Amazon sto parlando, perché l'ho preso lì, voi lo mettete nel carrello e poi fate salva per dopo e lo tenete lì. Quando ci sono le offerte, vedete subito, quando voi andate su Amazon, se il prezzo vi arriva proprio la scrittina: "Questo è diminuito di prezzo, quest'altro è aumentato", e vedete subito se le cose che avete salvato nel carrello sono in offerta o meno. Se invece vi serve subito, ecco, va bene anche quello. Ma perché ne ho presi 2? Perché poi nel frattempo ho fatto i lavori anche allo studio, abbiamo cambiato le finestre per cercare di avere un po' più di silenzio, e infatti un po' di rumori li tolgono, le finestre. I cani no, ragazzi, quelli si sentan lo stesso, però. E adesso con le finestre che sigillano bene, c'è più il rischio anche dentro lo studio che si formi un po' più di umidità. L'altro giorno che pioveva tantissimo, io sono andata lì, sono andata a spostare dei quadri perché, ho messo degli altri pannelli fonoassorbenti, e devo continuare a mettere, mi sono arrivati a oggi altri pannelli tra l'altro, che non so quando metterò. Ehm, e ho sentito che il muro era umido, ho detto: "Porca miseria, il muro umido, no, no!" Le mie espressioni, no, così colorite, ragazzi, ogni tanto mi scappano, non riesco ad essere fine ed elegante. Non è proprio, non lo so, è così, prendetemi così, mi ci scappa sempre vabbè. Miseria ladra torna meglio? Forse è più carino, Miseria ladra è più bellino, cambiamolo. Ehm, e allora ne ho preso uno anche per lo studio.
Anzi, in realtà ho portato allo studio, l'Olympia, quello, che avevo in casa, e ne ho preso un altro che adesso tengo in casa perché è un po' più piccolino. Anche quello però fa 20 litri al giorno, ha il serbatoio addirittura più grande, quindi di 6 litri, quello che tiene l'acqua, però è un po' più piccolino, quindi ho detto: "Vabbè, preferisco tenere quello più piccolo in casa, mi impiccia meno, perché comunque allo studio lo tengo lì, insomma non mi dà tanta noia, mentre in casa, insomma, un affare grosso è un po' più impegnativo". E il secondo che ho preso è di un'altra marca, io spero che, per adesso funziona, però lo sto usando da poco, comunque vi lascio il link anche di quello. Veniamo invece alle note dolenti. Da 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 dan. Allora, una cosa che secondo me non vale la pena acquistare è lo zaino Mandarina Duck, perlomeno il modello che ho preso io. Ora, io l'ho rimesso in vendita su Vinted, ci sono 10.000 persone interessate, ancora non l'ho venduto. Per carità, per me non va bene quello zaino, poi vedo che ne vendan tanti, quindi evidentemente ci sono delle persone che non hanno le mie stesse esigenze. Io l'ho portato tipo 2 giorni da dopo che l'ho tirato fuori dal sacchetto e ho deciso: "Okay, facciamo il cambio borsa." Ci ho fatto anche un video. L'ho portato un po' di giorni e poi ho detto: "No basta, io non ce la posso fa, non fa per me." Non ha struttura. A me serve uno zaino che sì, non sia un blocco di marmo, però che abbia un minimo di struttura, perché son sempre lì a rufolare dentro e questi qui e poi io non lo tengo pieno, di fatto io tengo le cose soprattutto nelle taschine, poi nella parte capiente dello zaino ci tengo il borsellino e un paio d'occhiali. Quindi se non ha struttura 'sto zaino è sempre afflosciato su se stesso. Diverso è se una persona prende lo zaino e ci tiene dentro l'iPad, la sciarpa, cioè ci tiene tante cose, ma io, no, per come lo uso io non va assolutamente bene, quindi per me è stato un bel flop. Quindi per voi, il consiglio è: se vi serve uno zaino per metterci poche cose da usare più tipo a mo' di borsa, quel modello lì, no, non fa per voi, proprio perché non ha struttura, è troppo morbido. Poi altra, fregatura è un reggiseno. Apro una piccola parentesi. Ehm, io ho un'ipersensibilità in generale. Rientro tra le persone altamente sensibili, forse non s'era capito? Se non s'era capito ve lo dico. Rientro tra le persone altamente sensibili, in generale, su tutto, su tante cose, compresa la pelle. Io ho una pelle, non particolarmente delicata per quanto riguarda anche creme, prodotti, posso usare quasi tutto. Ho problemi di sfregamento, cioè io basta che abbia una semplice etichetta che mi si può sbucciare la pelle. Una volta mi si è sbucciata qua dietro per un'etichettina che a toccarla con le dita sembrava morbida delle mutande. A volte devo portare le mutande o le canotte o le maglie dal rovescio perché mi danno noia le cuciture. Questo non sempre, infatti sono sempre alla ricerca di cose estremamente morbide. Reggiseni. Avevo comprato tempo fa un bel lotto di reggiseni tutti simili, di quelli così, ve lo faccio vedere, di quelli morbidi, su un sito, innominabile, che ormai tutti sappiamo che è un sito tremendo per quanto riguarda la sostenibilità, per quanto riguarda i lavoratori che ci lavorano, insomma, non è bello fare acquisti lì, non vado fiera di fare acquisti lì e non voglio più promuovere acquisti su questo sito, da questo genere. Però avevo fatto scorta di questi reggiseni con cui mi trovavo bene. Reggiseni che comunque quando cominciano a lasciarsi andare mi danno un po' di fastidio, sia per la mia ipersensibilità, sia perché da dopo che ho avuto la mastectomia totale e la ricostruzione, io comunque qua c'ho 2 belle cicatrici, che le sento. Io ho costantemente la sensazione di avere della roba qua che tira. Quindi già questa sensazione non è piacevole, sempre, costante per tutta la vita, avere questa sensazione qua, no? Almeno il reggiseno deve essere molto comodo e molto morbido. Ho detto: "Okay, non voglio ricomprare questi reggiseni su quel sito lì, proviamo a trovar qualcos'altro."
in giro faccio fatica a trovar cose, perché spesso i reggiseni hanno, gli spallini con le cose che si regolano qua su in alto e mi picchiano sulla scapola, sugli ossicini della schiena e anche quelli mi fanno male. Quindi li devo trovare che abbiano tutto lo spallino libero con l'affarino che si aggiusta di lunghezza attaccato solo qua giù, e già lì tolgo, fate conto, un 90% di reggiseni in commercio, perché molti hanno ste robe qua su, che già lì. Ho guardato, non ho trovato niente, sono andata in una merceria, ho detto sosteniamo l'attività locale, andiamo in una merceria. Questa signora gentile m'ha fatto vedere questo reggiseno della Lovable. Guardi, ho detto certo qui c'è il pizzo, però dice no ma guarda, è un pizzo molto morbido. Ho detto sì vabbè, ok. 32 € di reggiseno, per me è tanto, 32 € in un reggiseno, sono abituata a pagarli meno. Ho detto vabbè, prendiamolo. Poi l'ho preso, sono tornata a casa, me lo sono provato, ho detto oh no, effettivamente è morbido, perché il reggiseno è di una microfibra, è di quelli a triangolino, senza ferretto ovviamente, senza imbottiture, con i laccini giù al posto giusto. Quindi ho detto anche se costa caro, magari me ne prendo 2 o 3 uguali, in modo che per un altro anno e mezzo, 2 anni magari sto bene. Mi metto sto reggiseno che lì per lì sembrava di starci bene. Ho detto ok, la prima faccenda che faccio dopo che l'ho provato e ho sentito che ci stavo bene, ho tolto le etichette, perché anche quelle mi sbucciano, e poi l'ho lavato, asciutto così, me lo metto e dico oh vai andiamo. Dopo 2 ore comincio a grattarmi come una disperata qua, in questa zona qua. Questa è una zona particolare perché, avendo le protesi sotto pelle, a volte la protesi mi struscia nella pelle e mi fa proprio prurito la protesi da sotto, ok? Quindi mi sono ritrovata a grattarmi qua perché c'avevo la pelle che era compresa tra la protesi sotto e il pizzo, ma neanche il pizzo, la cucitura del pizzo sopra. E ho cominciato a grattarmi come una disperata, mi dava fastidio. Anche lì il pizzo sì è morbido, però la cucitura per mettere il pizzo mi irrita la pelle, quindi ho buttato via 32 €, perché nel frattempo avevo tagliato le etichette e non l'ho potuto riportare. Fra l'altro quella signora mi aveva anche detto guardi, lo provi a casa con calma e se non va bene me lo riporta. Infatti me lo sono dovuto tenere, è lì nel cassetto, non lo so io cosa ci farò con quel reggiseno. Ma io dico, ma un modello, uno, lo potete fare senza fronzoli per la gente come me che gli dà noia tutto? Uno, un modello, perché allora l'attacco del coso, la cucitura proprio qui è quella, mi sono messa col martello della mia mamma, che era il famoso martello da aggiuntatrice di scarpe che serviva proprio a schiacciare le cuciture. Mi sono messa lì a schiacciare, a battere la cucitura. È quella che l'ho schiacciata col martello. E qui tutta la cosa per il pizzo. Lo fate uno di microfibra, semplice, senza niente, senza sti ganci, senza ferretti, senza nulla, un reggiseno giusto da tenere così. Lo volete fare per favore? Quindi anche quello mega flop. E risiamo da punto e da capo, che io ho i reggiseni che mi si stanno smollando e mi danno noia, perché quando si allargano mi vanno sulle cicatrici e mi sbrenciolano proprio, mi danno fastidio. Quindi se non riesco a trovare qualcosa di più sostenibile, italiano, che non mi dia noia, dovrò tornare su quel sito lì e riprendere quelli che ho usato finora, anche a malincuore, ma è quello è. La stessa cosa vale per queste maglie, ragazzi, queste maglie qui purtroppo le ho dovute comprare lì, perché io non riesco a trovare altrove questo modello col colletto e morbide così da poter portare. E questo è quanto. Veniamo all'ultimo semi flop. Allora, non mi ricordo se ve ne avevo parlato, ma aspettate, perché mi è andato in palla in stop l'iPad. Sì, ok, vi ho detto tutto, è rimasto solo il Dyson. Il Dyson è un aspirapolvere che io quando l'ho comprato ero stra contenta. Effettivamente
Se funziona, funziona benissimo. Vi ho fatto vedere di recente anche il Proscenic che me l'aveva mandato un'azienda in collaborazione, anche quello è un ottimo aspirapolvere che però non è paragonabile al Dyson, seppur ottimo, funziona veramente bene, però non è paragonabile al Dyson. Costa anche molto meno, con un Dyson ci si comprano 5 o 6 Proscenic, okay? Quindi, la differenza di prezzo c'è, e c'è anche un po' di differenza nell'uso, okay? Il problema del Dyson qual è? È che prega che non ti si sciupi, perché l'assistenza fa schifo, fa veramente schifo. Sono quelle classiche aziende che tanto non gliene frega niente del cliente, perché tanto sanno che hanno un prodotto che è eccezionale e funziona benissimo, finché funziona, ripeto, e quindi non gliene frega nulla, tanto loro lo venderanno sempre e comunque, non hanno problemi di gente scocciata perché magari glielo ricompri lo stesso perché funziona talmente bene. Il problema è che io, cioè pensateci bene se lo volete, perché l'assistenza è pessima. Se vi si rompe qualcosa, allora, a parte che, tra un modello e un altro state attenti perché non è compatibile niente. Noi ne abbiamo presi 3 negli ultimi anni alla fine, pensando di poterci scambiare gli oggetti, invece lì colpa nostra che non si è guardato bene, per carità. Però, tra un modello e un altro non vi potete scambiare neanche una spazzolina, cioè non vanno, non funzionano. Li hanno fatti in modo e maniera che ogni modello c'ha quel pispolino, quel cosino in più che va solo lì. Dopo 1 anno e mezzo mi si è consumato, letteralmente consumata la spazzola, quella col raggio laser. Non solo non m'hanno detto: "Ah guardi gliela cambiamo". No, no, porta assai a loro. S'è rotta, è consumata. Cioè, ma è consumata, non è che io mi son messa a strusciarla chissà dove, l'ho semplicemente passata in terra tutti i giorni per 1 anno e mezzo. È vero, c'ho un pavimento leggermente sconnesso, in cotto, non ho un parquet o un pavimento liscio di ceramica, però che un aspirapolvere che costa 800 € mi si debba rompere o consumare la spazzolina e quindi s'è consumato proprio il LED, quello verde, dopo 1 anno e mezzo a me mi sembra a novelle. Poi vai sul sito, ti dicono: puoi ricomprare la spazzola", solo che adesso la spazzola non c'è. Quindi la spazzola non c'è. Dyson rotto da anche quello da 2 mesi e mezzo, 2 mesi circa. Ancora loro non hanno riassortito la spazzola per il modello che ho io, un modello di 1 anno e mezzo fa. E se vi sembra serietà questa, quindi lo volete comprare, compratelo perché è un ottimo aspirapolvere, funziona bene, però sappiate che se avete qualche problema, cavoli vostri. Io alla fine poi la spazzola l'ho ricomprata, ecco magari di quella vi posso mettere il link forse. L'ho ricomprata di quelle non originali, come ho comprato non originale il filtro di ricambio, perché poi questo è stato il mese delle disgrazie con gli aspirapolvere. Il Dyson di mio marito è stato usato dalla signora che a volte va a pulire, io non so cosa gli abbia fatto, ha scassato il coso, non so come abbia fatto, ma ha scassato il caricabatterie e anche lì mio marito ha preso il caricabatterie non originale perché costano, vai a prendere i pezzi di ricambio, costano una sassata. Ora però perché? Quelli non originali poi hanno sempre dei problemi, tipo il caricabatterie di mio marito non originale fa quando è acceso, quindi io ipersensibile posso stare in quella cucina con il caricabatterie attivo? No! Quindi anche quello, staccalo, riattaccalo, vabbè. E uguale la mia spazzola funziona, però è molto più dura da dare e molto più rumorosa di quella originale. Per cui diciamo che il Dyson è un mezzo flop, bellissimo, meraviglioso finché va, però come c'è qualcosa preparatevi a spendere soldi assurdi per i pezzi di ricambio se li trovate. Capo, un acquisto di cui sono super super contenta è il BioCocoon. Sto a casa mia, ho quasi smesso di bere la vita snella.
sto bevendo quasi solo acqua del rubinetto, ma perché a casa mia è buona di sapore, quindi me la metto nella mia bottiglia di vetro, nella borraccina di vetro e nella caraffa di vetro. Oltretutto lì c'ho scritto anche tutte le frasi, tutte le cosine per dare tutti gli input bellini positivi all'acqua. E ogni tanto bevo anche la vita snella, c'è bisogno, a volte è più pratica la bottiglia così, però insomma l'ho drasticamente ridotta. A casa di mio marito invece no, perché l'acqua fa schifo, è cattiva, sa di cloro e non mi piace nemmeno usare le caraffe filtranti che usa lui. Infatti gli ho detto: "Guarda, per me finito il filtro che è nuovo che c'hai appena messo, per me questa la dismettiamo", perché comunque anche la caraffa filtrante è di plastica e rilascia microplastiche anche lei. Il filtro è un filtro che non si ricicla, eppure quello è plasticoso. E io mi son stufata, cioè, di plastica già, ce n'è anche troppa. E allora che cosa ho comprato? Questo l'ho comprato su Macro Librarsi, anche lì c'ho il link affiliato, però lo trovate anche su Amazon e vi lascio il link ad Amazon, perché quello sicuramente v'arriva subito se vi interessa. Su Macro Librarsi forse costa un pochino meno, se mi ricordo vi metto tutti e 2 i link. Sono dei filtri, da mettere nell'acqua, però questi non sono i filtri quelli di plastica da mettere, con la sua caraffa apposta, no, sono filtrini in dei sacchetti e li mettete nelle vostre caraffe. Non dovete, comprare caraffe, robe che prendete semplicemente filtri. E infatti ho detto: "Guarda, così almeno utilizzo direttamente la caraffa di vetro, la brocca di vetro che ho a casa di mio marito, ci metto il filtrino, dura un paio di mesi e così l'acqua, viene, ripulita un po' da varie sostanze, non solo dal cloro, e perde quel sapore di cloro che secondo me è tremendo". Perché poi tanti dicono: "Ah, ma metti il filtro al rubinetto". Sì, ho capito, ma io metto il filtro al rubinetto, ma, devo filtrare anche l'acqua che ci lavo le pentole, cioè, più acqua ci passa e meno mi dura il filtro, cioè il filtro lo voglio usare solo per l'acqua che bevo. E invece così sono dei semplici sacchettini che voi li mettete, nelle caraffe, basta abbiate una caraffa di vetro, vi ci mettete il filtrino e quello per un paio di mesi vi tiene l'acqua bellina, buona, pulita dal cloro. Io spero che questo video, ma quanto è venuto lungo, vi possa essere utile e fatemi sapere se c'è qualcosa delle cose che vi ho menzionato che vi interessano. Vi ricordo che comprandole tramite i miei link affiliati, io ho una piccola percentuale. Ci sono anche altre cose di cui son contenta, però tutte non ve l'ho messe perché sennò veniva il video, chilometrico. Spesso, se vi piace questa genere, ogni tanto qualche video l'ho fatto, però ci sono anche sul canale SMR Arasule Bis, ci sono tutti i video top e flop con la mia amica Carlotta, quindi se vi piacciono i video anche un po' più calmi, un po' più sussurrati, lì c'è sempre anche la sezione di top e flop, di cose, di acquisti. Se vi piace il genere, insomma, potete andare a guardare anche quei video lì. Io vi mando un bacino, alla prossima. Ciao!